Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, video diviso in due parti, come sempre. Prima parte vi do i notizioni, seconda parte vi spiego i notizioni. Quindi rimanete collegati fino alla fine per capire tutto quanto. Allora, oggi parliamo di un buono, io non lo chiamerei tanto bonus, un buono del valore di 2.500 euro che serve per prendere la patente. Serve per tutti i giovani che hanno dai 18 ai 35 anni, quindi una cosa molto interessante, con un ma, c'è un ma, quindi mi raccomando ascoltate bene anche la seconda parte perché c'è un ma. Secondo notizione di oggi. Anche oggi in questa notizione parliamo di un altro bonus del valore di 5.000 euro che arriva fino a 5.000 euro che può essere molto molto interessante. E anche qui ascoltate bene perché c'è un ma perché è legato anche all'ISEE. Bene, seconda parte del video, adesso vi spiego tutto quanto, perché è giusto così. Allora, torniamo al nostro discorso del buono patente, bonus patente, io non lo chiamerei tanto bonus, più che altro un buono patente, che fino a 2.500 euro per i giovani dai 18 a 35 anni. Si chiama Buono Patente Autotrasporto, che fa parte del programma Patenti Giovani Autisti per l'autotrasporto. Non so se l'avete notato, non so, forse sì, forse no, forse sì, forse no, io questo non lo so, comunque non so se l'avete notato, ma c'è carenza di autotrasportatori. E man mano che sta passando il tempo ci sono sempre meno autotrasportatori, quindi ci sono sempre meno persone che vogliono intraprendere questa carriera lavorativa, Vuoi che in parte sono lavoratori diciamo autonomi, quindi le tasse vanno giù pesante, li mazzulano, e IVA, INPS, Camera di Commercio, tasse, chi più ne ha più ne metta. E ovviamente questo lavoro è comunque un lavoro pesante e quindi c'è molta meno gente che sta iniziando questa carriera. Quindi, come vi avevo già accennato qualche tempo fa, a partire dal 1° del 2022 e comunque fino al 31 dicembre 2026 è partito questo nuovo programma di sostegno che serve a incentivare e sostenere la formazione di nuovi conducenti per l'autotrasporto. Quindi, come vi dico sempre, chi è interessato a questo tipo di attività lavorativa, mi raccomando, non fatevi scappare questi soldi perché lo sapete che poi, come dico, una volta che tornano indietro allo Stato, chi li vede più? Cioè non li vediamo più, Quindi questo buono serve a sostenere in parte, non tutto comunque in parte, i costi che servono per le abilitazioni professionali per la guida di veicoli di autotrasporto di persone e di merci, quindi anche di persone. Adesso vediamo a chi spetta e come fare per averlo, giustamente, perché a un certo punto dici come faccio io a questo punto ad avere questi soldi? Ci sono alcuni piccoli passaggi da seguire. Allora, come vi ho detto prima, si può richiedere per tutto il periodo che va dal 1 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026. L'importo, quindi secondo, l'importo è pari all'80% della spesa che bisogna pagare e fino a un massimo di 2.500 euro. Quindi, come vi ho detto, il contributo copre fino all'80% delle spese per la formazione, che ovviamente servono per conseguire, quindi per prendere la patente di guida per gli autotrasportatori, fino a un massimo di 2.500 euro. Sono esclusi i costi per ottenere la patente A e B,
quindi per la guida di motocicli e autovetture. Attenzione, perché poi lo so già che me lo chiede, mi arriveranno domande, ma allora io ho mio figlio che è appena 18enne, vuole prendere la patente, di qua e di là. Ecco, ascoltate bene, perché non vale per tutti quanti. E la cosa bella è che lo possono richiedere tutti i cittadini che hanno un'età tra i 18 e i 35 anni e serve per prendere la patente e tutte le abilitazioni professionali. Come richiederlo? Cioè, da chi andare a richiedere questi soldi? Il buono si può richiedere solo telematicamente tramite il sito internet che si chiama Buono Patenti, che si trova sul sito internet del MEF e si può spendere in tutte le autoscuole che poi faranno una riduzione di spese di formazione. Voi non vi preoccupate, perché se vi interessa prendere questo tipo di buono, basta che voi andate in un'autoscuola e loro lo sanno come fare, perché ovviamente interessa pure a loro, visto che sono soldi che poi finiscono in tasca loro. Quindi se volete potete parlarne direttamente con loro. Comunque io vi lascio poi qui sotto nella info box il collegamento diretto al sito internet originale, dove viene spiegato più in dettaglio come funziona, e oltretutto anche il sito internet del Ministero dei Trasporti, che subito, allora non vi fate ingannare, perché subito lì sopra c'è scritto anche per il 2024, una roba del genere. Non vi fate ingannare, perché se voi scendete poco più sotto c'è scritto anche fino a quanto dura. Quindi mi raccomando, andatevi a prendere questi soldi. Cambiamo argomento e vediamo il secondo notizione. Bonus affitto da 5.000 euro. Una cosa molto molto interessante. Allora, partiamo da lontano. Nel testo della legge di bilancio del 2025, che è stato pubblicato ovviamente in Gazzetta Ufficiale, è stato approvato anche un altro bonus che si chiama bonus affitto ed è valido per tutti i lavoratori fuori sede. Se voi cercate su internet c'è anche per gli studenti, c'è una cosa similare anche per gli studenti, quindi io adesso vi parlo dei lavoratori, però anche per gli studenti c'è una cosa similare. Andatevela a cercare. O se vi interessa, piuttosto me lo dite qui sotto, sì, mi interessa il bonus studenti fuori sede e io ve lo spiego, non c'è nessunissimo problema. Chiusa parentesi. Quindi adesso vediamo, però noi vediamo adesso quello, i lavoratori fuori sede. Quindi chi nel 2025 si trasferisce per lavoro ad almeno 100 km da casa potrà quindi godere di un bonus affitto che dicono sarà esentasse fino a 5.000 euro. Dicono fino esentasse. E non finisce qui, perché il tetto massimo viene anche aumentato nel caso di lavoratori fuori sede per i primi 2 anni dalla data di assunzione per chi accetta di trasferire la residenza oltre i 100 km e spetta a tutti quelli che verranno assunti a tempo indeterminato dal 1 di gennaio fino al 31 dicembre 2025. Attenzione solo al fatto che sono esclusi da questo bonus tutti quelli che saranno assunti con contratto a termine. Attenzione, solo chi viene assunto a tempo indeterminato. Primo discorsone. E allora adesso vediamo brevemente come fare per poter avere accesso a questo bonus. Allora, la misura ha l'obiettivo di supportare i lavoratori dipendenti assunti dal 1 gennaio e che hanno reddito fino a 35.000 euro nell'anno d'imposta precedente all'assunzione, quindi per il 2025 sarà riferito al reddito 2024. Poi le persone che faranno richiesta potranno ricevere il bonus affitto a copertura delle spese per, primo, pagamento del canone di locazione e secondo, delle spese di manutenzione dei fabbricati locati. Quindi diciamo buona parte. E come vi ho detto prima, sebbene l'importo non concorre alla determinazione del reddito da lavoratore dipendente, e per questo discorso dei lavoratori dipendenti, contratti qua e là, bla bla bla, le solite menate, dovete rivolgervi al consulente fiscale, bisognerà fare attenzione perché le somme rimborsate saranno conteggiate ai fini dell'ISEE. E ovviamente questo cosa vuol dire? Che se vi rimborsano 5.000 euro finisce che poi tutto questo cuba
fa cubatura per l'accesso ad eventuali altre prestazioni previdenziali e assistenziali. In pratica questo vuol dire che chi prenderà il bonus affitto si vedrà poi aumentare l'ISEE, con la conseguenza che più è alto l'ISEE e più si abbassano le prestazioni per avere accesso alle altre prestazioni che richiedono dei redditi bassi. Quindi in questo caso chiedete bene al vostro consulente fiscale prima di muovervi in tal senso, perché lo Stato non è scemo, con una mano ve li dà e con l'altro ve li toglie. Siamo sempre là. Mi raccomando, fate attenzione. Bene, detto questo io vi ringrazio per avermi guardato, ricordatevi mi raccomando di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E poi mi raccomando prendete un po' l'abitudine di andare a guardare anche i collegamenti che vi lascio qui sotto nella descrizione del video, perché ogni tanto vi lascio anche delle cosine interessanti e utili che possono servirvi, quindi mi raccomando aprite la descrizione del video e leggete quello che vi lascio scritto. Bene, con questo è tutto e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!